Con la guerra sempre più veloce in Europa, grandi passi vengono fatti dai paesi europei. L'espansione del corpo militare e il miglioramento del sistema di educazione ai bambini viene raccontato ogni giorno dell'orda zombie e dai governi europei esiste sempre più collaborazioni strategiche. In India la situazione sembra riprendersi. Anche l'India ha perso molta della sua popolazione e del suo esercito. In Africa, l'Africa occidentale viene liberata con successo, spostando le truppe della coalizione internazionale verso est, attraversando l'Africa centrale. Anche in Est Europa la situazione migliora, con la Siberia che viene man mano liberata dagli esseri umani e l'Ucraina che viene liberata dalla coalizione internazionale, ma questa situazione di ripresa non dura molto con il ritorno delle orde zombie sui fronti. La gran parte dell'orda zombie era impiegata a proteggere il Medio Oriente dagli sbarchi del GDA. Per ora l'Ucraina resiste, le vere scene di guerra però si vedono sul fronte di Istanbul, dove Grecia e Bulgaria non solo hanno difeso con successo i loro territori, ma anche ripreso i confini con la Turchia. L'Africa è stata liberata eccetto le coste del Mar Rosso. In Turchia, Grecia, Bulgaria e la coalizione internazionale spingono l'orda zombie verso Istanbul. Le previsioni dicono che la città verrà ripresa nelle prossime settimane. In Est Europa, la Bielorussia viene liberata e avanza verso i suoi confini con la Russia. Russia che punta sui bombardamenti di massa grazie al recupero delle basi aeree. L'orda zombie trova difficoltà in Cina e nelle zone rimanenti della Costa d'Avorio. Per ora sono aiutati dalle montagne e dalla giungla. Ad Istanbul, il numero di umani e non morti coinvolti nella battaglia sono immensi. Per l'Ucraina però non va meglio. La Crimea viene occupata dall'orda zombie. In Africa, la liberazione delle coste del Mar Nero continua. Eserciti dal Ruanda e da altri piccoli paesi impiegano giorno e notte per liberare quelle zone. La Russia inizia ad avanzare verso sud facendo pressione ai paesi scandinavi e la Cina gestisce molto bene assieme ai paesi asiatici. Dopo mesi, finalmente la Costa d'Avorio, punto chiave del virus, viene catturata e Istanbul viene liberata. Dopo le grandi vittorie della coalizione internazionale, si punta al collegamento tra l'Arabia Saudita e l'Egitto, sul punto di essere liberata nei prossimi mesi. Una grande parte degli obiettivi del GDA sarà la liberazione del Medio Oriente. Ma ad agosto del 2005 tutto si è fermato con la caduta dell'India. Ciò ha portato conseguenze gravissime per la coalizione, perdendo gigantesche parti di territorio e gravi conseguenze per la popolazione mondiale, che perde 1 miliardo di esseri umani morti a causa del virus. Ciò permetterà alla Cina di dominare l'Asia, già schierando numerose truppe nei fronti del GDA, già impegnati ad occupare i territori persi. In India la Cina sbarca da sud. In Turchia, Ankara viene liberata e in Est Europa si prepara ad un attacco. Per la Turchia però verranno respinti giorni dopo. Con l'Africa sul punto di essere recuperata, rinasce la speranza che sembrava svanita anni fa. Il Natale del 2005 è molto più gioioso rispetto ad altri anni. Gli obiettivi che si puntano entro il 2006 sono il raddoppio delle produzioni di risorse e il progresso tecnologico. Il primo paese a puntare su questo fronte è il governo americano. Il Capodanno del 2006 arriva con buone notizie, proveniente dalla scienza. La ricerca di un vaccino contro il virus zombie è sempre più a buon punto e la Cina libera i territori indiani nel minor tempo possibile, contro ogni aspettativa. Nei 5 anni sono 20 milioni i caduti zombie. Nel frattempo, il fronte africano e l'Arabia Saudita si connettono, liberando anche Gerusalemme. I paesi impiegati da sempre contro l'orda zombie puntano insieme sul miglioramento tecnologico, a partire da quelle militari. Il nuovo fronte medio orientale inizia a gonfie vele, il fronte est europeo allontana l'orda zombie dalla Siberia e l'India è stata quasi totalmente liberata. La sconfitta dell'orda zombie è ancora lontana, ma il popolo del mondo è sempre più convinto che l'umanità vincerà.